Attualmente la si può trovare praticamente in tutti i toy center d'Italia e in tantissimi altri negozi di giocattoli. Io l'ho acquistata e ve l'ho mostrata nello scorso video acquisti, vi ho chiesto se volevate una sua recensione e mi avete detto di sì. Quindi oggi siamo qui per vedere assieme la Barbie Extra numero 16, ma non vedremo solamente lei perché ho deciso di vedere con voi anche la Barbie Extra numero 14. Quindi iniziamo subito. Ed eccoci qua con la Barbie Extra numero 16 e la Barbie Extra numero 14. La 14 è già fuori dal box perché non pensavo di recensirla, ma visto che secondo me è molto bella, ho deciso di inserirla in questo video anche se ormai la sua scatola non c'è più. Anche perché comunque la sua scatola l'abbiamo già vista 1500 volte in tutte le recensioni delle Barbie Extra perché è stata una delle ultime a essere venduta con la vecchia scatola. La nuova scatola è un pochino diversa, come vedete è stata leggermente modificata, è stato tolto l'adesivo con i glitter all'interno ed è stata invece messa questa stellina dove vediamo all'interno l'animaletto. Oltre a poter vedere ovviamente tutta la bambola all'interno, qui a lato ci fanno vedere tutti gli accessori che ci sono assieme a lei che troveremo all'interno della scatola e appunto non saranno una sorpresa perché li vediamo già da qui. Qui sotto non può mancare ovviamente il suo artwork che in questo caso non è bello come la bambola secondo me. Al centro ovviamente il logo Barbie Extra tutto olografico e anche la parte retro è decisamente diversa e anche un pochino semplificata. Nella parte in basso un sacco di informazioni che non ci interessano e qui in alto diverse immagini. Al centro c'è una foto della bambola che abbiamo appunto acquistato. Da questa parte invece ci sono delle immagini, delle foto degli accessori che arrivano con lei. Qui invece troviamo il logo Barbie Extra, la foto del suo animaletto, altre foto della bambola e qui un pochino più in basso, in questa foto davvero minuscola, non capisco perché metterla così piccola, si vedono anche le altre uscite più o meno assieme a lei. Tra tutte queste l'unica che voglio acquistare è questa qui, con la maglia rosa e i pantaloni blu. Non vedo l'ora di riuscire ad acquistarla. Ma iniziamo guardando la numero 14 che ragazzi devo dire vi trovo essere davvero molto bella e vediamo subito perché gliel'ho già fatta indossare che arriva con questi occhiali a cuore rosa con le lenti nere, quindi degli occhiali da sole. Sono abbastanza semplici ma non le stanno male, pensavo molto peggio. Ma il suo viso è davvero bellissimo. Sarà che questo mold mi piace particolarmente ma la trovo molto bella. La sua carnagione è abbastanza scura, i suoi occhi sono tra un castano e un verde, un pochino allungati, davvero bellissimi, mi ricordano forse un po' gli occhi di Rihanna. Sugli occhi indossa un ombretto e un eyeliner grafico rosa, ovviamente come tutto quello che indossa lei è tutto completamente rosa. Ha un po' di blush sulle guance, leggerissimo, e ovviamente un rossetto rosa. Sulla fronte vediamo che le hanno anche stampato questi baby hair che però devo dirvi che non mi piacciono molto. Sembrano più che altro una tenda, un sipario di un teatro più che dei capelli. Non so come mai li abbiano realizzati in questo modo, li trovo davvero bruttini, non mi piacciono molto. I suoi capelli invece davanti sono raccolti in queste due codine, sono completamente castani con due fibre di colori diversi, una più scura e una più chiara. Credo si riesca a notare grazie al riflesso della luce, ma oltre alle due codine frontali ce ne sono anche due sul retro, quindi i suoi capelli sono raccolti in 4 diverse codine. Come vedete tutte chiuse con questo elastico rosa. I capelli sono davvero lunghissimi, acconciati in questi torciglioni chiusi sempre con degli elastici rosa e come vedete le arrivano praticamente fino ai piedi. La cosa che mi ha stupito è che sono realizzati benissimo, sono morbidissimi anche se sono acconciati, non hanno un nodo nemmeno sulle punte, sono davvero perfetti, senza gel, senza nulla e anche la fibra è davvero morbidissima. Credo si riesca a percepire anche solo guardandola che sono davvero morbidissimi. Questa bambola è ovviamente tutta a tema Barbie e infatti anche il suo orecchino è completamente bianco ma con scritto al centro Barbie, dall'altra parte ovviamente ne indossa uno identico. Al collo, come tutte queste Barbie Extra, indossa diverse collane, lei ne ha ben 3, 2 di questa plastica grigio argento e una invece colorata metallizzata. Le due argento sono molto semplici, invece quella metallizzata è molto carina perché sembra una catena con attaccato un pendaglio con scritto Barbie 1980. Prima di passare al suo completo top e gonna vorrei farvi vedere invece la giacca che indossa, che è tutta pelosina con queste specie di fili di plastica, non sono davvero peli ma sono proprio dei filetti di plastica, sembrano quasi dei tinsel, anche in questo caso completamente rosa, ma la cosa molto bella è che per fortuna se la guardiamo all'interno è stata foderata. Non è stata foderata nelle maniche, solamente nella parte diciamo visibile, ma comunque è stata foderata. Ma guardando il suo look, come vi dicevo, è composto da un top e una gonna
realizzati con la stessa identica stoffa, con lo stesso identico tessuto, completamente rosa con tutti questi loghi Barbie stampati sopra. Come vedete lasciano un po' scoperta la pancia e anche il top è davvero molto semplice, tutto ovviamente removibile tramite del velcro sul retro. Una cosa che proprio non ho capito e che non mi piace, non riesco a farmela piacere, sono le sue scarpe. Sono delle scarpe completamente bianche, ma sono delle scarpe da ginnastica, delle scarpe molto sportive, con anche la suola abbastanza alta e non mi piacciono per nulla. Con questo look sinceramente avrei messo una scarpa un pochino più elegante, soprattutto almeno con un piccolo tacco. Sul braccio e sulla mano sinistra indossa degli accessori. Per prima cosa vediamo questi due braccialetti, uno argento con delle piccole borchie, uno bianco che sembra fatto di perle e questo gigantesco anello che prende tutte le dita rosa con il logo Barbie. Ma la cosa sicuramente più carina è la sua borsetta, che non è una vera borsetta perché è la scatola di una Barbie vintage. Anche in questo caso completamente rosa, la parte frontale trasparente glitterata, qui in basso il logo Barbie, ma soprattutto si può aprire. Sarebbe bello riuscire a trovare una mini Barbie da inserirci, che purtroppo non hanno messo, ci mettono gli animaletti e poi non pensano a queste cose. Sarebbe stato davvero geniale avere una bambolina, una piccola Barbie, anche magari la stessa Barbie che abbiamo appena visto in miniatura qui dentro. Con lei, proprio come con tutte le extra, arriva un animaletto e nel suo caso è questo cagnolino. È tutto un pezzo unico, non può muovere neanche la testa, non può fare nulla, realizzato abbastanza bene, con il pelo delle orecchie tutto colorato di rosa, il musetto felice e il collarino fucsia. E in più arriva con questa macchinina, sempre per il suo cagnolino, qui c'è ancora l'elastico, con le ruote con scritto extra, tutta rosa, con il parabrezza leggermente oscurato. Perché impegnarsi a fare queste cose e non mettere qui dentro una bambolina? Boh, i misteri di Mattel. L'ultima cosa che ho ottenuto di questa bambola, ed è un pezzo della sua scatola che ho buttato, è questo qui, che è proprio quello che vi dicevo prima che adesso non mettono più, e l'ho tenuto perché è a forma di cuore con il logo Vintage Barbie con all'interno queste stelline olografiche. Ho dovuto, come vedete, strapparlo dalla scatola, ma comunque è molto carino e con questa bambola ci si abbina benissimo. Ma passiamo alla extra numero 16. Ecco la numero 16 fuori dal box e ragazzi, vista così, oserei quasi dire che forse è una delle Barbie extra meglio riuscite finora. Una cosa che mi ha colpito molto, l'ho vista già dalla scatola, che come vedete è ancora integra, perché hanno cambiato il modo di inscatolarle e sono praticamente tornati a usare queste linguette proprio come venivano inscatolate le Ever After Eye, per farvi un esempio. E in più la bambola era tenuta ferma nella scatola con questa plastichina che usano solitamente solo nelle bambole collector, ed è una cosa che davvero mi fa un sacco piacere vederla in una bambola Playline che sembra anche fatta meglio delle precedenti. Ma andando avanti e iniziando a guardare il suo viso, la prima cosa ovviamente sono i suoi occhi che sono completamente azzurri. Il mold è il classico mold Millie con la bocca chiusa, quindi il mold di Barbie classico. Sugli occhi non indossa praticamente alcun tipo di ombretto, ha un bel po' di blush sulle guance, le sue sopracciglia dovrebbero avere dei pellettini disegnati che però si vedono molto poco e sulle labbra indossa un rossetto rosa leggermente lucido. Peccato che la stampa sia ancora pixelata perché sarebbe davvero molto carina. I suoi capelli visti frontalmente sembrano quasi completamente bianchi, con questa cacchettina, con questa specie di chignon raccolto qui all'apice della sua testa, proprio sopra la fronte. Praticamente tutta la parte frontale è stata raccolta in quello chignon, ma se li guardiamo sul retro, oltre a vedere che sono davvero molto lunghi, oltre a vedere che sono davvero messi molto bene, vediamo anche che sono di due colori, perché non sono solamente bianchi, ma sono anche azzurri. Anche appena usciti dalla scatola sono, come vedete, già abbastanza messi bene, sono quasi perfetti, secondo me con una pettinata diventano perfetti, e anche questo è un miracolo, ma soprattutto la fibra azzurra, la fibra colorata, è la stessa fibra utilizzata per i capelli bianchi ed è una fibra davvero molto buona. Anche in questo caso è la stessa identica fibra dell'Ever After Eye. Mi piace citare l'Ever After Eye perché, come sapete, è una linea che ho amato e che secondo me aveva una qualità altissima, e vedere che riutilizzano i materiali di quelle bambole per me è stupendo, e questi vi assicuro sono esattamente i capelli che utilizzavano su quelle bambole. Sulle orecchie indossa questi orecchini che abbiamo già visto e rivisto 1 miliardo di volte, dorati a cerchio, fatti con questa forma finta catena. Al collo invece indossa 3 collane, sempre le solite collane inutili, tutte e 3 dorate. La prima che notiamo è questa qui più lunga, con questo cuore qui in fondo come pendaglio, fatta a catenine, con qui sopra 2 fiocchettini. Poi ce ne sono altre 2 a girocollo, una semplicissima che forse avrei anche lasciato perdere, sembra semplicemente una collanina
di metallo, e quella invece un pochino più grande con la scritta Queen. Molto carina, avrei forse appunto tolto quella più sottile che è praticamente inutile. Andrei avanti a vedere i suoi accessori prima di passare al suo outfit e vediamo che indossa questo anello che copre tutte le dita con la scritta Malibu sempre dorata, e se alziamo un pochino la manica vediamo che indossa anche un braccialettino. Anche questo molto semplice, sempre dorato, però insomma è carino. Un braccialettino ci sta, 14 collane mi sembrano eccessive. Una cosa che però mi ha stupito molto è proprio il suo look, che trovo essere realizzato davvero benissimo per una bambola Playline, e soprattutto una bambola a cui hanno abbassato anche leggermente il prezzo. La prima cosa che notiamo è sicuramente la giacca, che è dello stesso tessuto della gonna, ma la vedremo dopo. Come vedete è una giacca oversize, abbastanza gonfia qui sul davanti, con questo tessuto davvero molto bello, che sembra quasi un jeans stampato. Non mi ricordo mai come si chiama questa stampa, ma sono sicuro che Vani qui sotto nei commenti, se vedrà questo video, lo spiegherà, perché l'ha già spiegato sotto a un video in passato, ma non mi ricordo come si chiama questa stampa. Qui lungo il bordo destro ci sono anche applicati questi bottoncini bianchi. È stato realizzato perfettamente anche il colletto, addirittura con la stoffa doppia sia all'interno che all'esterno. Anche le maniche sono oversize, leggermente a palloncino, chiuse dal polsino qui un pochino più stretto, ovviamente della stessa stoffa, e ragazzi è una stoffa davvero molto buona, molto bella. Non vedevo una stoffa così su una Barbie Playline veramente da tantissimo tempo. Guardando la giacca sul retro vediamo che è stato anche realizzato questo bordino, e la giacca è stata cucita con tutta questa arricciatura per renderla così bella gonfia, bella ampia. Dettagli fantastici. Anche il bordino è ovviamente doppio, e in più se la guardiamo all'interno è stata anche completamente foderata con questo raso azzurro. Non mi aspettavo di trovare questi dettagli in una Barbie Extra fatti così bene, lavorati così bene, e non posso che esserne davvero un sacco contento. Ma andando ad abbassare un pochino la giacca per vedere cosa indossa sotto, troviamo questa specie di maglioncino di maglia manica lunga realizzata a costine. Anche questo tessuto è davvero meraviglioso, è morbidissimo, non è il classico tessuto plasticoso che utilizzano di solito nelle bambole, e come vedete è proprio tutto a costine. Arricciato qui sul davanti, corto, che lascia vedere un pochino la pancia, quindi un crop top, ma come vi ripeto a manica lunga, con anche un fiocchettino applicato qui al centro. Non credo che il fiocchettino serva per arricciare ancora di più questa maglietta, ma comunque ragazzi la realizzazione è bellissima. Davanti anche un pochino più lunga, sui lati un pochino più corta, è fatta benissimo. Ma se pensavate che fosse abbastanza, no, c'è ancora da vedere la gonna. Anche quella realizzata, come vi dicevo prima, con lo stesso tessuto della giacca, e anche questa con dei dettagli veramente molto belli. È abbastanza corta, ma con la vita un po' alta. Abbiamo qui davanti 3 finti bottoni bianchi, ma soprattutto è stata realizzata con diversi pezzi di stoffa cuciti assieme. Infatti, come vedete, il disegno da qui non prosegue nei vari pezzi, sono 4 diversi pezzi di stoffa che poi sono anche aperti in questi 2 piccolissimi spacchi qui sulle gambe. Questa è un'altra cosa che rende difficile la realizzazione di questa gonna, perché solitamente avrebbero semplicemente fatto delle cuciture decorative lungo questi 2 punti. Invece in questo caso hanno proprio cucito assieme diversi pezzi di stoffa. Anzi, probabilmente in passato avrebbero disegnato le cuciture senza neanche farle realmente. Quindi in questo caso non posso che davvero essere contentissimo di come hanno realizzato questa bambola. Una cosa che però proprio non mi piace, la trovo troppo semplice, ci sta nella sua semplicità ma non mi fa impazzire, sono le sue scarpe, che come vedete sono delle scarpe con il tacco alto, di questo grigio azzurro, ci stanno comunque benissimo con il resto del look, ma forse le avrei messe diverse, ma semplicemente per un gusto soggettivo personale. Non hanno davvero niente che non va. L'unica cosa che non va forse è il fatto che siano fatte di plastica troppo morbida, e infatti come vedete il tacco si piega subito appena andiamo a spostare il peso della bambola da un punto all'altro. Con lei arriva questa borsetta che abbiamo già visto in passato in qualche altra Barbie che adesso non ricordo, completamente arancione, molto semplice, non ha dettagli colorati, ha solamente la tracolla lunga. Non so se l'arancione potrebbe essere il colore adeguato per il suo look, ma comunque ce l'hanno messa. Questi occhiali completamente dorati che sicuramente si abbinano bene alle sue collane e ai suoi accessori, con anche le astine leggermente lavorate. Poi c'è questo tapis roulant per il cane. Non so se volete che facciamo un minuto di silenzio, per me possiamo farlo, ma fatelo voi anche per me. Un tapis roulant per il cane, e non c'è lo stand in queste bambole. È solo un pezzo di plastica rosso di cui non trovo neanche l'utilità. E poi ovviamente c'è il cagnolino con gli occhiali con scritto Pets Rule, occhiali che possiamo anche alzare sopra la sua testa. Carino, con il collarino dorato, niente di speciale. Sicuramente ha un pochino più di senso il cane confronto al tapis roulant, capite?
Che senso ha questa cosa? Boh. E come ultima cosa ci sono questi adesivi, altra cosa di cui non trovo molto il senso, però effettivamente per i più piccoli potrebbero essere una cosa carina da appiccicare in giro. Ci sono 2 stelline, 2 cuoricini e 2 occhiali, proprio come quelli del cagnolino. E quindi queste erano la Barbie Extra 14 e la Barbie Extra numero 16. Non vorrei essere azzardato nel pensare che Mattel stia rialzando un pochino la qualità, ma devo dire che entrambe queste bambole sono comunque fatte davvero molto bene. Soprattutto la numero 16, quella con la scatola nuova, quindi probabilmente hanno fatto un piccolo restyle, hanno fatto qualche cambiamento nella linea proprio a partire dal cambio di scatola. Come sempre dimentico di dirvi qualcosa, la numero 14 l'avete sicuramente visto, è una bambola curvy e invece la numero 16 ha il corpo normale di Barbie. Comunque, tornando a noi, i capelli sono bellissimi, una fibra buonissima in entrambe le bambole. I vestiti sono fatti davvero molto bene, soprattutto quelli del numero 16, come avete visto, hanno dei dettagli che nelle Barbie difficilmente si trovano e addirittura questa linea Barbie Extra è anche leggermente calata di prezzo, perché se vi ricordate costavano sui 35, 36, a volte anche 37 euro, adesso costano quasi dappertutto, anche nei negozi, 29,99 euro. Il fatto che abbiano abbassato il prezzo e che abbiano alzato la qualità mi rende veramente felicissimo. Spero che nelle prossime tolgano anche la stampa pixelata e sarò ancora più contento. Ma ora fatemi sapere quale tra le due preferite, se la numero 14 o la numero 16 qui sotto con un commento. Io assolutamente la numero 16. Le amo entrambe e della 14 voglio prenderne anche un'altra per utilizzare i vestiti e metterli sopra a una Barbie classica bionda con gli occhi azzurri, ma lei, la 16, è davvero stupenda. Se questo video vi è piaciuto, vi è tornato utile o qualsiasi cosa, fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i miei social come Toys Expression e anche come Toys Expression Dolls su Instagram. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.